Benvenuti, amiche e amici che inseguono la verità dietro i riflettori, nel cuore pulsante del nostro racconto su stelle turche rivelate. Oggi non vi portiamo una semplice notizia, ma un rito di passaggio fatto di emozioni crude, una favola contemporanea lacerata dalle spine della fama. Mettetevi comodi e preparatevi, perché ciò che è accaduto tra le alture di Istanbul e i boschi immobili delle periferie cambierà per sempre il vostro modo di guardare l'amore quando è inchiodato allo sguardo pubblico. Prima di tuffarci in questo vortice di sensazioni, una piccola richiesta. Iscrivetevi, attivate la campanella e, se volete un posto in prima fila nel teatro del gossip narrato con rispetto, il tasto iscriviti è la vostra chiave d'accesso. Un gesto semplice per voi, un sostegno immenso per noi. Siete pronti a scoprire che cosa si nasconde dietro il matrimonio dell'anno che non è mai iniziato? Tutto era pronto per l'apoteosi. Immaginate una villa sul Bosforo disegnata come un set cinematografico, composizioni di fiori bianchi a cascata, cristalli che catturavano l'oro del tramonto turco, tavoli specchiati e un esercito di camerieri in livrea addestrati a sfiorare l'aria senza rumore. Bararduk ed Elçin Sangu stavano per essere incoronati re e regina di una storia che milioni di fan avevano scritto nel cuore molto prima che la realtà provasse a starle dietro. Eppure, in quell'atmosfera colma di profumi costosi e attese febbrili, si insinuò un gelo sottile. Non fu un lento cedimento, ma una scossa netta, repentina. A poche ore dall'eco della marcia nuziale, la protagonista svanì. Non un ritardo di scena, non un capriccio da celebrità. Un'assenza totale che fece sbandare l'intero entourage. Nella suite destinata alla sposa, dove il tempo sembrava trattenere il respiro, l'abito rimaneva intatto e vuoto come un fantasma di seta e pizzo, mentre i pennelli della truccatrice riposavano ordinati sul tavolo, immobili e muti. La madre di Elçin, con il volto tagliato da lacrime che scioglievano il trucco, vagava nella stanza stringendo un telefono muto, ripetendo come una preghiera spezzata, era felice. Stamattina mi ha abbracciata e ha detto che sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. Che cosa è successo? Intanto il caos cominciava a filtrare tra gli invitati come un veleno lento. Gli sguardi si facevano appuntiti, i mormorii graffiavano i corridoi, le malelingue si affilavano pronte a incidere l'immagine perfetta della coppia. Tutti aspettavano di vedere Bar cedere, urlare o chiudersi. Invece rimase una colonna di marmo nel cuore della tempesta. Non era distacco, ma una fiducia incrollabile. Mentre i bisbigli maligni metastatizzavano tra gli ospiti e i giornalisti lucidavano i loro titoli più crudeli, lui ripeteva ai collaboratori con una calma che tradiva forza e dolore. Conosco la donna che amo. Non prenderebbe mai una decisione così senza un motivo capace di spezzarla. Un senso c'è, lo troveremo. In quel momento, nel pieno dell'umiliazione pubblica, la sua lealtà fu la prima vera dichiarazione d'amore. Il sole calava su un Istanbul ferita dall'assenza della sua regina, quando un segnale digitale lacerò l'attesa. Un messaggio anonimo, essenziale, arrivò al telefono del manager di Bar. Niente parole, solo coordinate. Un punto lontano dal frastuono, una casetta di campagna avvolta nel verde, quasi ai margini del mondo. Bar non esitò. Lasciò alle spalle il lusso, le telecamere, le domande che tentavano di stanarlo e guidò verso quel luogo remoto come se fosse l'unico approdo possibile. Quando arrivò in quel rifugio di legno, lontano da flash accecanti e brindisi a vuoto, trovò una scena che nessun tabloid avrebbe partorito. Elçin non era una sposa fuggita per capriccio. Era una donna rannicchiata sul confine fra sé e il personaggio, schiacciata non dall'amore per lui, ma dal peso di essere un simbolo. La voce le tremava. Gli occhi arrossati dalla resa e dalla liberazione. Sono scappata perché non respiravo. Non da te, Bar. Mai da te. Sono fuggita da tutto questo. Dalle aspettative che ci stritolano, dalla paura di non essere abbastanza perfetta per gli altri, dal terrore di perdermi nel rumore. La risposta di Bar ridisegnò la mappa di che cosa significa devozione. Non domandò spiegazioni, non contò il denaro speso, non brandì il prestigio ferito. Si inginocchiò, portandosi al suo livello, e prese tra le mani quelle dita di ghiaccio. Se ti serve tempo, avrai tempo. Se hai bisogno di spazio, farò un passo indietro. Ma sappi che sono qui. Io voglio una vita con te, non una cerimonia perfetta per gli altri. In quella casa di legno, senza officiante né testimoni, avvenne il matrimonio che conta, quello delle anime.
Un abbraccio lungo, disperato e curativo sigillò una promessa che nessun si scandito davanti a un altare avrebbe potuto sfiorare. Fu un giuramento muto, e proprio per questo più vero. E adesso mi fermo un istante e parlo a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di Elçin di fermare tutto per salvare la propria mente? E quanti avrebbero mostrato la pazienza, la gentilezza e la lucidità di Bar? Ditemelo nei commenti. È stato un gesto egoista o un atto estremo di coraggio? Voglio leggervi, perché questa storia ci riguarda tutti. E se apprezzate un racconto profondo quanto il pettegolezzo è rumoroso, sostenete il canale con un like e l'iscrizione. Il giorno dopo, il mondo pretendeva sangue. Conferenze stampa, scuse pubbliche, dettagli morbosi. Ma arrivò il nulla. Bar ed Elçin alzarono un muro di silenzio, cancellarono impegni e spensero i social, rifugiandosi proprio in quella casa che aveva visto il loro collasso e la loro rinascita. Una settimana più tardi fu la sorella di Bar, quasi senza volerlo, a incrinare l'embargo durante un'intervista, regalando ai fan una perla di saggezza che riportò la speranza. Sono insieme, ma stanno guarendo. A volte l'amore ha bisogno del silenzio, non di gesti grandiosi o promesse urlate. Quelle parole scatenarono un'onda di affetto digitale mai vista. L'hashtag cancelletto Barelcin sempre dominò le tendenze non come un tribunale, ma come un abbraccio. Meglio una pausa sincera che un sì finto, scrivevano fan insospettabilmente maturi, ringraziando la coppia per avere scelto la verità al posto dell'apparenza. Fu come se il pubblico, per una volta, avesse deciso di essere umano prima che spettatore. La svolta che fece vacillare i cinici arrivò quando decise di parlare Bar. Non da uno studio televisivo, ma con un video girato nel bosco, solo, la luce naturale che filtrava tra le fronde e il rumore lieve di foglie mosse dal vento. Camminando con la camera in mano, la voce sgombra d'armature, disse: «Ho capito che un matrimonio non definisce una relazione, che il silenzio a volte unisce più di 1 milione di parole, e che amare significa anche saper aspettare. Sono qui, come promesso. Aspetto che tu sia pronta». In poche ore il video superò ogni previsione, trasformandosi in un manifesto di amore adulto. La risposta di Elçin arrivò il giorno dopo, lieve come un sospiro e potente come una tempesta. Nessun comunicato, solo una storia su Instagram, una foto delle loro mani intrecciate, nervose e vere, con una didascalia capace di spezzare il fiato a metà Turchia. «Grazie per non avermi lasciata andare, anche quando io dubitavo di me». I giornalisti rimasero sospesi, le redazioni senza parole. L'ufficio stampa della produzione, misurato fino all'osso, rilasciò una sola riga. Bar ed Elçin hanno deciso di dare priorità al proprio benessere personale. Niente nuove date, nessun proclama. In un mondo che misura l'amore in carati e copertine, loro scelsero la rivoluzione più grande, la privacy. Decisero di ricostruire mattone dopo mattone, lontani dai riflettori, su fondamenta di verità e non di scena. Forse verrà un altro matrimonio, forse no. Ma come ha scritto un fan, con disarmante lucidità, si sono già sposati con gli occhi, con il perdono, con l'onestà. E noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire ogni loro passo, rispettando questo nuovo capitolo fatto di intimità e rinascita. Eppure la storia, come ogni vera storia, non si lascia chiudere in una scatola. C'è la villa ancora profumata d'aranci e gelsomini, testimone muta di un giorno rimasto a metà. Ci sono gli inviti stampati, infilati in cassetti che sanno di carta e promesse. C'è un pianista che ha suonato scale senza accompagnare nessuno all'altare, e un tramonto che ha visto tutti ma non ha parlato con nessuno. In quel silenzio, loro due hanno messo a fuoco la domanda che conta: vogliamo essere felici per noi o per i riflettori? E la risposta, con pazienza, sta prendendo forma. Chi conosce Bar sa quanta natura si porta addosso, quanta pace cerca nel rumore degli alberi più che nelle sale brillanti. Chi segue Elçin sa che dietro il sorriso ironico c'è una donna che difende la propria libertà con eleganza, che a volte tace solo per proteggere ciò che ama. In quel rifugio, tra tisane senza zucchero e notti lunghe, hanno ripreso a parlarsi da amici, da complici, da due persone che non devono dimostrare nulla. Hanno ridisegnato il perimetro del loro noi, ritrovando la strada sulle mappe del cuore. Non serve molto per riconoscere la verità quando si mette in mezzo. È nei dettagli. Un messaggio che non cerca like, una porta lasciata socchiusa per far entrare l'aria, un film visto a metà tenendosi la mano.
È nello spazio che decidi di lasciare all'altro, nel margine tra due respiri. Ed è lì che Bar ed Elchin hanno scelto di tornare, in quel margine, sapendo che la vita vera non ha sceneggiature perfette, solo persone che imparano a camminare senza perdere il passo dell'altro. E ora torno a voi, che ci ascoltate e ci scrivete. Pensate che questa prova li renderà indistruttibili, o che le cicatrici peseranno per sempre? Avreste fermato tutto, come ha fatto Elchin, per salvare voi stessi? Avreste atteso, come ha fatto Bar, mettendo da parte orgoglio e clamore? Raccontatemelo, voglio sentire le vostre voci. E se questo viaggio nell'ombra e nella luce vi ha toccato, ricordatevi di sostenere stelle turche rivelate. Qui preferiamo una verità imperfetta a un lieto fine finto. Magari un giorno rivedremo quei cristalli appesi riflettere di nuovo una promessa. Magari un giorno la marcia nuziale suonerà solo per loro e nessuno dovrà più scappare. Oppure no, e andrà bene lo stesso, perché avranno scelto, finalmente, di appartenersi senza testimoni. In ogni caso, l'amore vero trova sempre il modo di farsi sentire, anche nel silenzio più profondo. Vi ringrazio per aver camminato con noi dentro questa storia. Scriveteci cosa pensate, restate vicini, perché la realtà che vive dietro le quinte sa sorprendere più di qualsiasi fiction. Da Stelle Turche Rivelate, un abbraccio, e alla prossima verità.